i microfoni, questi sconosciuti. Oggi vi mostro quelli che ho in studio, quali sono i miei preferiti e perché. Benvenuti in un nuovo video, io sono Fabrizio Pan e questo è un canale dove si parla di musica, di produzione, di music business, per appassionati di musica, produttori e musicisti. Quindi se vi interessano queste cose iscrivetevi, mettete un like e partiamo subito con le cose interessanti. Il mondo dei microfoni è vastissimo, ce ne sono di tantissimi tipi per tantissime cose diverse e ogni produttore, sound engineer ha i suoi preferiti. Oggi vi mostro quelli che sono i miei, quelli che utilizzo in studio e vi spiego anche perché lo sono. Partiamo subito con un must have, perché l'SM57 non può mancare in nessun studio, si utilizza in diverse cose, in particolare io lo utilizzo ancora sulle chitarre, nonostante utilizzi diversi microfoni, questo c'è sempre, non scompare dalle mie chitarre e lo utilizzo per il rullo sotto. Molti lo utilizzano per il rullo sopra, ma ne ho trovato uno migliore. E in questa lotta di microfoni su chi sta sul rullo sopra, quindi qual è il migliore rullo sopra, la lotta la vince il Beta 57A. Questo perché l'ho trovato più squillante rispetto al 57 e anche con più corpo, quindi facendo 100.000 miliardi di test, alla fine ha vinto lui. Lo utilizzo esclusivamente sul rullo sopra. Tra l'altro, se state cercando dei microfoni per il vostro studio, tutti questi che vi sto consigliando li troverete nei link sotto in descrizione. Questi link sono dei link di affiliazione Amazon, quindi a voi non cambierà niente nel prezzo, però io prenderò una piccola percentuale sul vostro acquisto e questo aiuterà il canale tantissimo per crescere. Passiamo invece ai pezzi grossi. Questo è il microfono più grosso che ha Luca. Non io. È il più grosso che ho e è il più pesante ed è il famosissimo Beta 52A. Eccolo, a voi. È grande come la tua macchina questo, Luca. Lui è un microfono che utilizzo, come quasi tutti, sulla cassa, ma sulla cassa fuori, non all'interno. Non mi piace all'interno, è troppo boomy, troppo bu. Termine tecnico audiofilo per nerdoni. Lo utilizzo tantissimo sul basso in coppia con la T4040 che dopo vi mostro al centro cono del basso. Non è esattamente uno dei miei microfoni preferiti, ma lo tengo perché soprattutto sulla cassa in coppia con il prossimo che vi faccio vedere è una bomba. Signore e signori, il miglior microfono della cassa che io abbia mai ascoltato con le mie orecchie, il famosissimo Beta 91, anche detto il piatto, perché è piatto essenzialmente, come vedete. È incredibile, lo utilizzo sempre all'interno della cassa, molto vicino al battente, perché mi dà una definizione della punta ottima e un corpo veramente fantastico. Insieme al Beta 52 è la soluzione migliore che io ho trovato fino ad oggi sulla cassa. Andiamo avanti con un microfono che io non avrei comprato, ma mi è stato consigliato, me l'hanno buttata lì, mi hanno detto provalo sul Charlie. Ho scoperto essere una rivelazione, il C1000. Lo utilizzo sul Charlie sopra, è un condensatore e mi dà una qualità sulle alte del Charlie che non ho trovato con nessun altro microfono e per questo lo utilizzo praticamente solo lì. Andiamo avanti su quello che è il mio must go su tom e timpano, il 4E21 Sennheiser. Inizialmente ero combattuto tra 57 e 421, ma mi sono ricreduto subito perché questi mi danno un corpo che il 57 non mi dava, quindi li utilizzo sempre su tom e timpano della batteria e su nient'altro praticamente. Ora vi mostro quello che è stato il mio microfono migliore anche a casa, quando avevo lo studio in casa e l'ho utilizzato per voci, chitarre acustiche e tutte le robe acustiche. Naturalmente in casa non facevo le batterie perché sennò mia madre mi avrebbe cacciato nel giro di mezz'ora, però questo microfono, la T4040, è stato il mio microfono preferito per anni. Adesso ne ho due, lo uso in coppia
per fare tutto ciò che è stereo, esempio gli overheads, utilizzo due AT4040, e quando riprendo le chitarre acustiche e voglio fare un'immagine stereo utilizzo due AT4040 ed è un microfono secondo me veramente completo, non carissimo, ha il suo costo ma non è carissimo e niente, sono molto affezionato a questo. Gli AT4040 hanno sostituito a mani basse i Rode NT5 con cui adesso faccio esclusivamente le room, perché naturalmente i Rode sono microfoni di bassa qualità rispetto agli AT4040. Li utilizzavo molto qualche anno fa quando non avevo ancora la coppia di AT4040 e adesso li utilizzo per fare la room e ho trovato un modo assurdo per fare la room, visto che la mia stanza è 6x5, non è grandissima, ho scoperto che rivolgendoli verso i muri, quindi con le spalle alla batteria, mi danno un effetto di room molto più grossa e mi piace per questo. Ma sei uno sperimentatore? Sono un sperimentatore perché mi ricordo che quando li mettevo rivolti verso la batteria mi davano ancora un'idea di vicinanza, mentre rivolgerli al contrario verso gli angoli della stanza, verso l'alto, fa sì che la mia stanza diventi molto più grossa. Quindi è un consiglio: provate, sperimentate nelle vostre stanze di ripresa a mettere i microfoni della room non rivolti verso la batteria ma rivolti dall'altra parte, vi darà l'idea di avere una stanza più grossa. E naturalmente fatemi sapere nei commenti se funziona questa tecnica, perché sono curioso. E fatemi sapere quali sono i vostri microfoni che utilizzate sulla ripresa di batteria, ma anche di voce, chitarre, basso, quali sono i vostri preferiti. Ultimo, ma non ultimo per importanza, il mio fiore all'occhiello dello studio è il microfono che utilizzo su tutte le voci, è il mio Neumann TLM 103. E non solo sulle voci, ma sulle chitarre acustiche, su tutti gli strumenti acustici, sul pianoforte, anche su alcune chitarre elettriche. Lo tengo un po' lontano dalla cassa e veramente un gioiellino. Sono innamorato di questo piccolo microfono. Naturalmente la scelta e l'utilizzo del microfono è incredibilmente personale e cambia da sound engineer a sound engineer, in base alle proprie esperienze, in base alla sorgente e in base anche allo studio, quindi alla camera di ripresa dove siete. La scelta può cambiare e ognuno ha i suoi preferiti. Fatemi sapere voi quali sono i vostri preferiti, come li usate, dove li usate, scrivetemi tutto nei commenti che sono curioso di sapere quali microfoni utilizzate voi. Se il video vi è piaciuto o avete trovato interessante, lasciate un like, iscrivetevi al canale perché ne arriveranno altri e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!